Lo Swarovski NL+ 8x42 è ancora oggi uno dei riferimenti tra i binocoli top di gamma. Ma è cambiato qualcosa rispetto ai primi esemplari? Buongiorno a tutti, sono Pier Giovanni Salimbeni, giornalista e tester dal 1997 nel settore degli strumenti ottici e digitali. Come anticipato anni fa vi presentai una recensione completa di questo binocolo. Oggi, grazie alla collaborazione di Marco Lucchini, ho avuto la possibilità di testare nuovamente un esemplare per verificare se le mie impressioni fossero rimaste le stesse. Attualmente lo Swarovski NL+ 8x42 costa circa 3.050 euro ed è disponibile in due colorazioni. Come sempre l'ho utilizzato sia nell'osservazione della fauna e del paesaggio, sia in alcune sessioni astronomiche, così da potervi fornire non solo i dati tecnici, ma soprattutto le mie impressioni pratiche sul campo, con pregi e difetti. Come sempre su binomania.it trovate una recensione molto approfondita, ma se volete seguirmi adesso, sedetevi comodi, iscrivetevi al canale perché inizierò subito dopo la breve sigla. A tra poco! L'acronimo NL, quindi NL, significa Nature Lover e questo binocolo rappresenta infatti una vera evoluzione rispetto alla serie L. Il design è stato completamente rivisto con un ampio ponte centrale che migliora notevolmente l'ergonomia. All'atto pratico si impugna davvero molto bene, il corpo si adatta perfettamente alla mano e alla posizione della manopola di messa a fuoco e consente un utilizzo naturale e preciso con il dito indice. Anche il bilanciamento è studiato molto bene, con un peso leggermente spostato verso gli oculari, cosa che riduce in effetti poi all'atto pratico l'affaticamento durante le osservazioni prolungate. Questo esemplare, poi pesato senza accessoristica, si attesta sugli 868 grammi, con dimensioni compatte per la categoria. L'armatura in gomma è robusta e offre un ottimo grip, mentre la forma dei tubi ottici che state vedendo consente una presa veramente molto stabile. La manopola di messa a fuoco è ampia, ben posizionata e molto fluida. Non ho riscontrato all'atto pratico giochi o impuntamenti e si utilizza anche con estrema precisione con i guanti invernali. La messa a fuoco minima che ho verificato è di 1,74 metri e per passare da vicino all'infinito è necessario ruotare la manopola in senso orario di circa un giro e mezzo. La regolazione delle diotrie è integrata nella manopola centrale ed è precisa, fluida e ben protetta da spostamenti accidentali. Ottima anche la qualità costruttiva generale. Il sistema di aggancio della tracolla è rapido e comunque sicuro, i tappi copriobiettivi sono ben progettati e l'attenzione ai dettagli è quella tipica dei prodotti di fascia alta. Infine il binocolo è riempito in azoto, è completamente impermeabile e progettato per funzionare in un ampio range di temperatura, risultando quindi adatto anche a utilizzi molto impegnativi sul campo. Passiamo adesso alla parte ottica, che è sicuramente uno dei punti di forza di questo binocolo. Spero riusciate a sentirmi, oggi purtroppo il vento qui è fortissimo. Per quanto riguarda gli obiettivi da 42 mm, Swarovski non dichiara nel dettaglio la composizione, ma è evidente comunque l'utilizzo di vetri a bassa dispersione, probabilmente con una miscela alla fluorite. Sul campo le immagini risultano estremamente nitide, con un contrasto elevatissimo e una resa dei colori veramente molto neutra. I bianchi infatti sono veramente bianchi e i colori appaiono fedeli e saturi. La luminosità è tra la più elevate che abbia mai riscontrato in 8x42 con una trasmissione dichiarata del 91%.
un dato comunque notevole considerando la complessità del treno ottico. Gli oculari sono molto confortevoli, ampi, con una lente di campo generosa e permettono una visione rilassata anche per sessioni prolungate. Alla mia distanza interpupillare inoltre ho ottenuto un comfort davvero elevato, perché la distanza tra i tubi ottici è buona e il campo di vista poi di 9,1 gradi è semplicemente spettacolare. È uno, insomma, di quei binocoli che danno una sensazione molto naturale, quasi come osservare a occhio nudo ma con una vista potenziata. Anche con gli occhiali da sole sono riuscito a sfruttare tutto il campo di vista grazie comunque all'estrazione pupillare generosa di 18 mm. Le conchiglie oculari poi sono ben realizzate con più posizioni di regolazione e personalmente ho trovato il migliore equilibrio in una posizione intermedia, così da evitare sia blackout sia eventuali riflessi indesiderati. Per quanto riguarda invece i prismi, troviamo dei classici Smith Passion in vetro BHP4 di alta qualità. La pupilla di uscita, come vedete, è perfettamente circolare, il diaframma di campo è molto netto e non ho rilevato vignettature, soltanto un lievissimo green ring al bordo e qualche riflesso periferico ma fuori dalla pupilla di uscita, quindi nulla poi di rilevante nell'utilizzo pratico. I trattamenti antiriflesso sono eccellenti e contribuiscono a fornire immagini molto luminose, tra le migliori della categoria. Rispetto all'esemplare che avevo provato nel 2020 ho avuto anche la sensazione che la gestione della luce diffusa sia migliorata, risultando quindi meno invasiva nell'osservazione in controluce. Devo però sottolineare che questo aspetto dipende ancora in parte dalla posizione dell'occhio e dalla regolazione della conchiglia oculari, variando quindi anche leggermente la loro estrazione, il comportamento può cambiare. Nella mia esperienza, trovando la giusta regolazione, comunque si riesce a ottenere un risultato che direi molto equilibrato, tanto da considerarlo più una caratteristica intrinseca di questo grandangolare che un vero difetto. Parliamo adesso delle aberrazioni cromatiche e geometriche. Per quanto riguarda l'aberrazione cromatica, al centro del campo le prestazioni sono di livello eccellente, infatti in condizioni normali è praticamente invisibile. L'ho percepita soltanto in situazioni molto critiche su soggetti fortemente contrastati, come ad esempio cavi contro il cielo oppure il bordo della luna o dei rapaci in controluce, comunque in maniera veramente lieve. Anche il cromatismo laterale è ben controllato, non si nota nell'utilizzo diciamo così comune e compare soltanto su soggetti e oggetti molto contrastati a partire più o meno da metà del campo. Il campo è sostanzialmente piatto, di giorno la nitidezza ai bordi è identica a quella del centro e questo quindi si traduce in una visione grandangolare uniforme. L'unica differenza in alcune situazioni di illuminazione è dovuta casomai a un leggero aumento del cromatismo laterale, come comunque vi ho già anticipato. Per quanto riguarda invece la distorsione angolare, è presente una leggera distorsione a cuscinetto verso il bordo, ma personalmente non trovo fastidioso l'effetto durante il panning, anzi ho trovato questo binocolo decisamente piacevole. Nell'ambito astronomico invece, osservando i campi stellari, le stelle restano puntiformi su gran parte del campo, soltanto sulle stelle più luminose come ad esempio Sirio si può notare un leggero accenno di come astigmatismo a partire da circa il 90-93%. Le stelle più deboli invece rimangono puntiformi, direi quasi fino al bordo. Considerando quindi un campo reale di 9,1 gradi è un risultato veramente eccellente, perché secondo me 8 gradi e mezzo sono ben sfruttabili e questo lo colloca tra i migliori binocoli per l'osservazione a grande campo. Ho effettuato anche una prova con un faretto LED a circa 40 metri e non ho rilevato spike, cosa non sempre scontata nei prismi a tetto. Spostando la sorgente luminosa verso il bordo del campo è apparsa una minima immagine fantasma molto piccola dal lato opposto, ma si tratta di un comportamento assolutamente contenuto e coerente con la complessità dello schema ottico che compare infatti anche con gli oculari astronomici a grande campo. Passiamo adesso alle impressioni pratiche. Nel birdwatching utilizzare questo binocolo è davvero un'esperienza che secondo me, ragazzi, andrebbe provata almeno una volta nella vita. Le immagini
sono molto nitide con un contrasto elevato, colori neutri e ben saturi. La luminosità poi secondo me è eccellente sia di giorno sia al tramonto, ad esempio quando si cercano delle specie molto elusive nei canneti come tarabusi oppure gli aironi. Il contenimento dell'aberrazione cromatica è ottimo e il sistema di messa a fuoco è rapido e preciso, insomma anche il campo di vista così ampio vi permetterà non solo di immergervi nella scena naturalistica ma anche di seguire con estrema facilità dei soggetti in movimento rapido. Rimane solo un lieve cromatismo al bordo in condizioni ottiche critiche, come del resto compare anche in altri top di gamma, ma nel complesso è uno dei migliori binocoli che abbia mai utilizzato in questo frangente. Anche nell'osservazione del paesaggio, come oggi vento a parte, tra poco vi faccio vedere le Alpi, le prestazioni sono eccellenti. Abbiamo grande luminosità, colori fedeli e un campo piatto che restituisce immagini molto naturali e spettacolari. Inoltre, grazie alla sua ergonomia si utilizza comodamente a mano libera anche per lunghi periodi. Al crepuscolo ha anche confermato le sue qualità di top, perché l'elevato contrasto mi ha permesso di distinguere bene i dettagli anche in condizioni di luce ridotta, ad esempio osservando caprioli al limite della visibilità, quindi ho notato soltanto un leggero accenno di luce diffusa in controluce, ma mi è sembrato meno evidente rispetto all'esemplare che avevo praticamente provato nel 2020, molto simile a quello che noto negli Swarovski L. Per quanto riguarda l'osservazione astronomica, invece, pur essendo un 8x42, offre un'esperienza veramente appagante. Il campo di vista è ben corretto, permette di osservare il cielo in modo immersivo, con stelle puntiformi su gran parte del campo. Durante le osservazioni nel mese di marzo ho apprezzato in particolar modo la zona di Orione, le Pleiadi oppure le Iadi, che risultano comunque spettacolari con questo tipo di binocolo. Molto interessante poi anche la navigazione tra le stelle della costellazione dei Gemelli, dove c'è un Giove ben evidente nel cielo serale che oltretutto presenta pochissimo cromatismo residuo. Anche sotto cieli non perfetti sono riuscito a osservare oggetti come la galassia M81 e M82, quindi segno di un buon contrasto in generale. I colori delle stelle sono molto naturali, simili a quelli di un buon rifrattore apocromatico, ovviamente con meno intensità di luminosità. Un altro aspetto che ho apprezzato è la possibilità di osservare comodamente anche da sdraiati, perché grazie all'ergonomia e alla regolazione degli oculari si trova facilmente una posizione confortevole, vi devo dire alla fine anche senza frontalino e soprattutto osservando lo zenith. Come dico spesso, non va a sostituire un telescopio astronomico, ma offre un'esperienza diversa che è più grandangolare, più immersiva e in questo è davvero eccellente. Arriviamo adesso, ragazzi, a parlarvi dei pregi e difetti. Tra i pregi troviamo senza dubbio un campo di vista ultra grandangolare, davvero impressionante, un eccellente contenimento dell'aberrazione cromatica e una curvatura di campo che è praticamente assente. Poi la resa dei bianchi, come vi ho detto, è neutra, i colori sono brillanti e ben saturi e l'ergonomia è tra le migliori che io abbia mai provato. Ottima anche la posizione della manopola di messa a fuoco, così come la qualità costruttiva in generale. Poi ci sono dei prismi a tetto veramente di altissimo livello. Per quanto riguarda i difetti, non ho riscontrato aspetti particolarmente critici. Il prezzo è sicuramente molto elevato e non è alla portata di tutti, ma va considerato il valore nel tempo, è un investimento e comunque essendo un prodotto Swarovski è un binocolo che manterrà molto bene il valore sul mercato. Più che un difetto mi sento di consigliare soprattutto ai neofiti di prestare attenzione alla regolazione delle conchiglie oculari, perché una corretta posizione consente di ottenere le migliori prestazioni possibili. In sintesi, sebbene ci siano ancora molti appassionati della serie L, questo NL Pure 8x42 si è dimostrato uno strumento eccellente, particolarmente indicato per l'osservazione della fauna, del birdwatching, si comporta molto bene anche al crepuscolo e pur non essendo uno strumento specialistico offre comunque soddisfazione anche nell'ambito astronomico. Come dico spesso, quando utilizzo un prodotto di top di gamma e quando un prodotto eccelle, nella maggior parte delle situazioni osservative significa che il progetto è ben riuscito e questo è senza dubbio uno di quei casi. Il prezzo ovviamente è un fattore da considerare, ma la qualità ottica, la resa sul campo e il valore nel tempo lo rendono più un investimento che un semplice acquisto. In definitiva, ragazzi,
vi confermo che non è soltanto un binocolo di altissimo livello, ma è uno strumento capace di offrire un'esperienza osservativa davvero coinvolgente. Attualmente è disponibile intorno ai 3.050 euro con una garanzia di 10 anni. Io ringrazio come sempre Marco Lucchini per aver fornito l'esemplare oggetto del test e per la disponibilità e professionalità. Se volete approfondire, comunque trovate la recensione completa sul sito di Binomania, trovate il binocolo in vendita nel negozio di Marco. Adesso vi lascio i link qui sotto in descrizione anche col numero di telefono. Noi ci vediamo come sempre la prossima settimana, non so se uscirò con un video nei prossimi giorni, eventualmente colgo l'occasione per augurare a tutti voi buona Pasqua. Vi aspetto quindi come sempre su questo canale, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale che è gratuito, vi aspetto anche su binomania.it, sul forum di Binomania e sul gruppo Tutto ma proprio tutto sui binocoli. Vi invito inoltre a visitare il gruppo Facebook di Marco che è gigantesco e si chiama Binocoli Usati, e inoltre se volete conoscere ancora di più la mia attività, anteprime, indiscrezioni, comparative e soprattutto sostenere il mio lavoro da giornalista indipendente, potete abbonarvi a Binomania Inside che con una piccola cifra di circa 5 caffè al mese pagabili a rate vi consentirà di entrare ancora di più nel mondo degli strumenti ottici e digitali. Insomma ragazzi, non vi faccio perdere altro tempo, un caro saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni. Alla prossima!